Chi mi conosce di persona sa bene che mi sono sposato 3 volte e potrebbe pensare all'assurdità di un contenuto come questo fatto proprio da me. In effetti, come dargli torto? Tuttavia, posso dire di avere una certa esperienza. La prima volta che mi sono sposato avevo circa 30 anni, la seconda 40 e non avevo gli strumenti per capire se c'era un senso o meno in quello che stavo facendo, al di là della passione con cui lo feci. E sono convinto che nemmeno le mie prime mogli fossero consapevoli realmente del passo che avevano scelto. Il rito istituzionale può non aver senso per mille motivi, a partire dal matrimonio combinato e da quello riparatore, ma spesso c'è appunto una certa inconsapevolezza dietro questa scelta, soprattutto quando si è giovani e lo si vive come un traguardo, anziché come una nuova partenza. Se mi segui da un po', sai che come coach mi trovo ogni giorno ad ascoltare soprattutto problemi di coppie, in buona parte sposate, e la mia esperienza sul legame matrimoniale, prima come utente, ora come facilitatore di scelte, è cresciuta parecchio. Questo video è dedicato a chi sta pensando al matrimonio e non vuole essere dissuasivo. Nel caso in cui le basi della coppia siano solide ed entrambi i partner si siano guardati dentro individualmente, dandosi risposte congrue alle scelte che stanno per fare. La storia dell'uomo è iniziata quando abbiamo scelto di aggregarci socialmente e il matrimonio è da sempre un'espressione della tendenza al legame e all'appartenenza che ci contraddistinguono come scimmie antropomorfe evolute. Per molte religioni è tuttora una sorta di lasciapassare per potersi unire fisicamente e per procreare, costruendo una famiglia. Tuttavia, le ricerche in ambito psicologico e sociale non sempre considerano il matrimonio un'unione autentica, poiché si tratta di un'istituzione fondata in molti casi più su un contratto che su reali sentimenti dei due coniugi. Che sia religioso o laico, infatti, è una pratica regolamentata, una prassi che sancisce legalmente un desiderio di unione, che può anche non esserci, a ben guardare, e che coinvolge un bel po' di interlocutori, oltre ai due coniugi e ai loro reali sentimenti, a partire dal celebrante, prete o sindaco che sia, fino ad arrivare ai testimoni e a tutti gli impiegati che maneggiano le scartoffie necessarie. Ed ecco che il rito spinge la coppia oltre il semplice sentimento d'amore e il tutto prende la forma di un certificato di garanzia che prevede obblighi, penali e compagnia bella. Non sono poche le persone che, quando sentono vacillare la solidità della coppia, desiderano tutelarsi attraverso un'unione sancita dalla legge, che porti con sé chiare regole di comportamento, norme, divieti, obblighi, con cui legare a sé il partner e metterlo in riga, spacciando ai suoi occhi questo desiderio per amore e invischiandolo in sensi di colpa se non si dimostra d'accordo. L'innamoramento è difficile che duri in eterno e a questo tema ho dedicato un capitolo intero nel mio primo saggio, andando ad aggiungere pagine a una letteratura già molto corposa che certamente non aveva bisogno delle mie. Purtroppo, quando la passione scema, quelli che si trovano in una situazione di dipendenza affettiva dal partner vedono nel matrimonio un'assicurazione e puntano i piedi per organizzare il rito, concependolo come un punto d'arrivo necessario alla propria tutela, nonostante il sentimento autentico sia svanito. Così ci si mette d'accordo per celebrarlo in nome di ciò che c'è stato e non c'è più, ma guai ad ammetterlo. Molte coppie con figli scelgono di farlo per tutelare la prole, certo, ma basterebbe che entrambi i partner si comportassero da genitori responsabili, a prescindere dal matrimonio, per tutelare i figli, che, non dimentichiamolo, possono essere cresciuti in totale sicurezza e rispetto anche da genitori separati, che siano capaci di comportarsi da adulti. È uno dei modi per svilire il matrimonio, come ho detto. Ha un punto d'arrivo, dopo il quale viene meno l'impegno, spesso anche il rispetto del partner, ma i vincoli creati legalmente garantiranno la tenuta, manterranno solide le sbarre della gabbia che entrambi si sono costruiti in nome della sicurezza.
In questi casi assistiamo a una pericolosissima eterogenesi dei fini. L'oggetto di desiderio non è più il partner e ciò che realmente proviamo per lui, ma il matrimonio stesso. Non è un caso che spesso i matrimoni più sfarzosi, quelli con centinaia di invitati, carrozze, castelli, fuochi d'artificio e compagnia danzante, siano una chiara montatura per far apparire il re vestito, quando in realtà è nudo come un verme. Differente è sposarsi per passione, per coinvolgimento emotivo, che prende entrambi i partner al solo pensiero dell'altro. In questo caso il matrimonio diventa un punto di partenza, un nuovo viaggio da godersi insieme, facendo gioco di squadra, che rimane il migliore, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli. Dopo un matrimonio del genere, che amo definire autentico, ecco che il contratto stipulato diventa un alleato, una garanzia di tutela del nucleo da parte dello Stato, nel momento in cui, per esempio, uno dei due partner venisse a mancare, o un modo per godere degli incentivi statali per le famiglie con figli. La legge nei matrimoni autentici non è una gabbia di norme da rispettare e che spesso vengono trasgredite. Non porta con sé alcun obbligo, ma diventa un'opportunità. Gli obblighi, i si deve, i non si deve, in un matrimonio del genere sono sottintesi, sono voluti, desiderati naturalmente da ognuno dei due partner e si chiamano rispetto e fiducia. È un film completamente differente.